The next station is Balboa Park. Ed eccoci di ritorno a San Francisco per l'ultima parte del nostro viaggio. Vedete un po' di casette americane qua mentre il treno ci porta dall'aeroporto in centro città. Questa volta saremo abbastanza in centro, quindi vedremo tutta un'altra parte di San Francisco. E eccoci qui di nuovo in territorio americano. Orario del tramonto, stiamo per arrivare in albergo. Un sacco di gente in giro, anche gente non propriamente raccomandabile. È notorio che San Francisco non sia una città particolarmente, come dire, ben frequentata, però insomma speriamo. Questo c'è un monopattino davanti all'autobus. Che cazzo dici? E niente, però molto bella al tramonto, molto bella. Caricanza non indifferente dei cosi gonfiabili sul palazzo. Oddio, cominciano le salite. Ciaone. Tutti in salita a San Francisco. Per quello che ci sono i tram questi qua che vedete la striscia rossa, dovrebbero essere i famosi cable car, costano Gesù, ma servono teoricamente per non farsi la faticaccia avanti e indietro, visto che insomma è un po' impegnativo. Vedete dietro Suscitoni, quella del Grand Hotel, che è il nostro hotel per questi 3 giorni. Speriamo che non faccia troppo cagare. È un po' difficile trovare alberghi a San Francisco senza spendere una follia. Adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta. Niente, qui c'è questa cosa incredibile delle macchine a guida autonoma, quindi praticamente la macchina va da sola senza nessun problema. Guarda che anche le macchine normali e quindi c'è la tipa sopra, la turista sopra e la macchina adesso parte. Adesso la macchina parte bellamente da sola. Nostra mattina a San Francisco. Allora, stiamo andando verso il nord della città, giusto? Sì. Per andare a prendere delle biciclette a noleggio con cui oggi faremo un giro di buona parte di San Francisco, incluso l'attraversamento del Golden Gate Bridge questo pomeriggio, in modo da ammirarlo dalla zona di Sausalito, da cui dopo prenderemo il ferry per rientrare. Intanto sto ansimando perché ovviamente questo posto è tutta una salita e quindi è da morire camminare su e giù, però molto carino e non c'è nessuno, pur essendo domenica mattina alle 10. È carino. Trovo colorata, solare, bella, proprio bella, ordinata, poca gente, veramente mi sta piacendo un sacco, devo dire la verità, proprio bella. Il giro in bici, c'è Dario lì davanti, il giro in bici sulla baia, vediamo se riesco a non morire con una mano sola, e c'è una gara di canoa evidentemente. Freddino, cioè io sono a rischio piumino, quindi è freddo, però questo è gente pazza che si butta in mare, evidentemente. Abbiamo iniziato il giro e sto morendo. Laggiù in fondo c'è il ponte ancora immerso nella nebbia a quest'ora, si dovrebbe aprire nel pomeriggio. E questa è la baia qui davanti. Farmers Market qui su uno dei pier praticamente, direi. Non so esattamente dove siamo. Abbiamo fatto una sosta qui, è tutto molto carino con frutta e verdura, ortaggi freschi, un po' di posti in cui si può prendere dei burrito, dei tacos, cose del genere da mangiare. E c'è l'osso bucco a $8,99 però carino, vale forse una visita solo la domenica, quindi abbiamo mollato un attimo le bici per fare un passaggio. Eccoci qua. Questa è una bancarella di funghi, 1000 tipi di funghi, veramente pazzesco, mai visto. Super carino.
Wow. Sono un po' imbacuccata perché fa freddo, però molto bello il posto. Zonetta da 4 soldi qui a San Francisco. Dario è già sparito all'orizzonte, io guido con una mano sola perché voglio morire. Vediamo se riesco a non farlo. Comunque è zona veramente strabella, veramente, guardate che posti, super lussuosi, case bellissime. Non c'è nessuno in giro, tutto verde, curato, pulito. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Bellissimo, veramente meraviglioso. Ho salito questo posticino molto carino in cui le case costano, abbiamo visto da un'agenzia immobiliare, 3, 4, 5 milioni di euro, come nulla. Però guardate le case dove sono, alcune lassù davanti sulla collina, però tipo questo porticciolo ha queste stupende casette, fronte oceano, fronte baia, che insomma non è che sono proprio da buttare via, cosa dite? Veramente bellissimo. Laggiù in fondo San Francisco, Alcatraz in mezzo, molto bello. Ultimo giorno intero a San Francisco. Intanto buongiorno. Buongiorno, qui stiamo entrando nella zona di Chinatown. La Chinatown di San Francisco è una delle più grandi e più antiche al mondo, forse la più antica del mondo. Se ricordo, in America sicuramente. E niente, quindi adesso ci inoltriamo in questo posto. Siamo venuti di lunedì perché le ultime 3 volte che siamo andati in una Chinatown era domenica e quindi ovviamente sempre tutto chiuso, quindi abbiamo voluto aspettare oggi. Ecco, compreremo qui souvenir perché dopo che a New York siamo stati così coglioni da comprarli nei negozi normali e scoprire che a Chinatown costavano ovviamente un terzo, a sto giro saremo meno coglioni, spero.
mangiare a casa nostra è sempre aperto. Praticamente. Guarda che belle ste case, bellissime. Veramente stupende. Con questa visuale che hanno giù di qua. Ok, siamo arrivati al famoso Pier 39, che dovrebbe essere la zona del Fisherman's Wharf. Come si dice qui? Fisherman? Non so pronunciarlo. Qua dovrebbe esserci un sacco di ristoranti di pesce in cui la specialità è il granchio, ma più che quello la cosa che mi interessa è andare a vedere i leoni marini che dovrebbero essere qua in fondo al porto, spiaggiati, grassi e spiaggiati. Non vedo l'ora di vederli. Allora lì c'è. Sta provando. Con fatica. Sta provando con fatica. Un attracco. Provi. Fai sploff. No, non ci riesce. Allora c'è un mega lontrone qua davanti, spiaggiato felice a pancia in su. Una mega leone marino. E laggiù in fondo c'è un ammasso invece di pelame e grasso. Sono tutti belli felici qua spiaggiati, tutti contenti ammassati uno sull'altro. Che ridere che fanno. Vediamo adesso che passa la barca cosa fanno. Guarda che guardano. Questo qua si tira su, dice cosa succede. Pranzo teoricamente molto tipico con granchio, mezzo granchio all'aglio e polpette di granchio al fish market, no, come si chiama questo? Pier Market, scusate, Pier Market, qua al Pier Fish Market al Pier 39. Domani andremo a mangiarci il sandwich al granchio che non siamo riusciti ancora a trovare. Ciao raga, incontro luce. Allora, abbiamo voluto fare un'esperienza qui a San Francisco. Un'esperienza qui a San Francisco dove la cannabis dove la cannabis è legalizzata. Noi non fumiamo minimamente un cazzo di niente, né sigarette né nulla in pratica, quindi probabilmente moriremo, ma abbiamo pensato di prenderci una pre-roll. Che non so se riuscirò a fumare perché non so fumare. Credo che sia da 1 grammo, penso. E sì, 1 grammo. 1 grammo, esatto. E poi abbiamo preso invece lo uno svapino svapo da mezzo grammo. E esatto. Questa non è non è CBD, ma è THC. Questo è proprio THC. Noi che ce ne intendiamo, capito? No, il CBD dovrebbe essere la parte depotenziata, mentre il THC è proprio l'effetto, dovrebbe essere la sostanza che sto c'è. con uno che sa queste cose. Io ne so mezza, le 3 canne in vita mia che mi sono fatta una volta, praticamente non capivo più un cazzo, è stato veramente Perché pesante. in realtà in Italia ora lo stanno mettendo fuori legge anche quello, ma l'olio CBD? Sì. Ah sì? Sì, vogliono farli chiudere. Vabbè, perché noi non ne sappiamo mezzo la di droga questa è cosa. sbagliata. Quindi non prendete non certo queste parole come dei Comunque, professionisti. Noi a San Francisco in generale, in California è legalizzata. Anche a New York c'era un odore di ganja ogni non te angolo, lo puoi una cosa fumare dove ti tremenda, pare, ma in realtà la tremenda. gente se lo fuma dove si pare, come facciamo noi. Esatto, quindi adesso facciamo questa experience. Comunque vediamo dove qui arriviamo. non vedo pazzi, drogati, assurdi. Non so qualche drogato c'è, però. No, ce ne sono, però almeno è come in ogni città, come Bologna, come se fosse Bologna, ok? Non c'è gente strana, Quindi c'è gente strana solita. Siamo dentro in Ecco, piazza non so come Union dire, non so come Square. dire, cioè, Va bene, non frega un cazzo. Siamo a Union Square, adesso ci facciamo questa esperienza. No, ma è giusto farlo vedere perché non è che la marijuana, non so, terrorizza la città. È una città normale come Bologna, tanto insomma. Tanto tutti lo stesso, non è che cioè, Lo non so, gliene frega un cazzo a nessuno. lo so, ho capito, però il concetto è che qua, là c'è una che si spoglia, ad esempio, però non è un problema. Cioè, ok. potresti sembrare te che ti stai mettendo una maglia. Un po' di barboni sparsi, poveretti, Come un po' a di Bologna. senza tetto da Come qua a e là. Bologna. E niente, quindi adesso insomma ci spariamo il porrone, vediamo come arriviamo in fondo. E basta. Ci vediamo dopo. Ciao. Hawaiian mango.
perché così abbiamo un ricordo della Polinesia. Beh, è rollata bene ovviamente. E niente, adesso ci fumiamo in santa pace la cannetta, così sembriamo dei veri boys di San Francisco che fumano in giro come se niente fosse. Ripeto, non so se questa cosa mi farà bannare il canale o se YouTube permetta questa cosa, ma ovviamente qui dove siamo è legale fumare marijuana, quindi a tutti gli effetti non sto facendo niente di illegale, se non che lo sto facendo non in luogo privato, e basta. Chinatown by night. Allora, la situa è questa. Io ormai sono a posto, poi ve la racconto domattina perché merita una riflessione notturna questa cosa, come è andata. Lui invece non era soddisfatto dell'esperimento e quindi adesso si è fatto altri 2 bei tironi, giusto perché così era più soddisfatto. Adesso vediamo se gli partirà la specie di la specie di delirio paranoide che ha preso me prima, e non è stato per niente divertente. Maruru. Ok. Ecco, adesso per arrivare a casa dobbiamo passare attraverso questo tunnel qua. Questo pomeriggio, quando io ero in strafattanza ma pesante, Dario voleva farmi fare, io tipo panico, mi sono rifiutata di fare questo cazzo di tunnel. Adesso sono tranquilla, quindi posso farlo, però va sicuro che oggi pomeriggio io infilarmi giù di qua in quelle condizioni non ero in grado. Non sapevo che c'era la scala. Sei sicuro? Wasted. Buongiorno. Allora, per me è stato un trauma tremendo questa cosa. Io completamente fuori, ma proprio brutto male, proprio uno schifo, schifo peso, nel senso che avrebbero potuto fare di me qualunque cosa, con attacco. Così è stato. Attacco di panico praticamente. Attacco di panico no, però venne momenti di oddio mio, ma la gente capirà che siamo fatti. Oddio mio, ma come facciamo ad arrivare a casa? Oddio mio, ma fermati perché non so se siamo in grado di attraversare la strada. Attento al semaforo. Rosso. E gli tenevo la mano perché non capivo se lui era a posto oppure no, quindi non capivo se potevo fidarmi, visto che di me non potevo fidarmi minimamente. E lui che se la rideva, capito, bellamente. E niente, cioè, mamma mia, per me è stata una cosa veramente pesissima. Mai più ever. Ma in realtà è stato molto bellissimo. Ero carichissimo. Devastata. La mattina qui a San Francisco, morto. Devastati. Io morto, devastata. E siamo venuti al quartiere giapponese, dove, perché se lo dovete sapere che stai fermo un attimo, dovete sapere che qua a San Francisco c'è una grande Japantown. Siamo entrati in un supermercato dove incredibilmente, era super iper fornito, una cosa assurda. Di roba veramente giappana. Sì, e abbiamo trovato l'acqua al culo. L'acqua al culo, ovvero per chi ha visto qualcosa. Per chi ci segue. Per chi ha visto qualcosa dei nostri video in Giappone, questa era tipo la nostra fonte di sopravvivenza numero 1 nella terribile afosa estate giapponese dell'anno scorso. Quindi vi linko qua sopra qualche video, magari se mi ricordo. E acqua insaporita alla pesca. Sì, esatto, è semplicemente da noi ribattezzata così perché vedete che l'insegna cioè l'etichetta è carina. Però è buonissima, è un'acqua alla pesca molto buona. E poi Dario ha preso anche dei mochi. E quindi niente, questo giretto di questa mattina è la conclusione del nostro viaggio. Adesso ci avvieremo all'aeroporto. Molto americano in un mall giapponese. Esatto, tra l'altro sì, veramente super fornito. Ci avvieremo tra un po' all'aeroporto e poi ci facciamo il nostro viaggetto fino a Lisbona e poi prendiamo lo scalo per Bologna. E ci vediamo alla prossima. Ciao.